Ciao a tutti! Dopo le scarpette per neonati di cui vi ho fatto il tutorial la settimana scorsa, oggi vediamo come fare il berrettino. Lo vediamo nella taglia per neonati, ma nel tutorial vi spiego come con questo schema possiamo lavorare berretti di qualunque taglia usando il filato che ci piace di più. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ho deciso di usare una lana ovviamente super morbida, è la Super Wool, 100% lana vergine merino extra fine, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri e sono consigliati ferri o uncinetti da 3,5 4,5. E io alla fine ho scelto di usare un uncinetto da 5 mm e il mio berrettino ha una circonferenza di 28 cm e un'altezza di circa 15 cm e pesa circa 34 grammi. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno, dove potete trovare questo filato in tanti colori diversi. In questo tipo di schema lavoriamo a righe in questo senso. Quindi la prima cosa che dobbiamo determinare è l'altezza che ci serve e quanti punti ci servono per lavorare quell'altezza. Per prima cosa vediamo le misure per lavorare tutte le taglie. Per un neonato lavoriamo una circonferenza di circa 28 cm e un'altezza, io qui ho scritto di 15, però se fate anche 16 non è sbagliato e poi nel tutorial capirete perché. Per un bambino o bambina facciamo una circonferenza di 38 cm e un'altezza di 23 cm. Per una donna 42 cm di circonferenza, 28 di altezza. Per un uomo 45 di circonferenza, 25 di altezza. Però anche qui in realtà poi voi potete modificare queste misure a vostro piacimento. Considerate che la circonferenza che lavorate deve essere più piccola. Questo 42 va bene a me che ho una circonferenza della testa di 56 cm, perché questa è una lavorazione molto elastica, quindi il berrettino si allarga e si adatta molto bene. Una volta capita la circonferenza, quello che dobbiamo fare è fare delle prove, dei campioncini con il filato che abbiamo scelto e degli uncinetti. Io ho provato con il 5 e con il 4,5. Montiamo delle catenelle, poi lavoriamo delle righe della lavorazione che lavoriamo in questo schema per capire quanti punti mi servono per lavorare 10 cm. Nel mio caso poi alla fine ho scelto l'uncinetto da 5 mm, mi servono 20 punti per lavorare circa 10 cm e quindi se voglio un'altezza di circa 15 cm devo lavorare 30 punti, basta fare questa proporzione, 20 che sono i punti che mi servono per fare 10 cm, 20 sta a 10 cm, come x sta a 15 cm, che è l'altezza che voglio. X è uguale a 15 per 20 diviso 10, che nel mio caso è 30. Quindi io per il mio berrettino inizio con 30 catenelle. Voi iniziate con il numero di catenelle che avete trovato con questa proporzione. Iniziamo facendo un nodino iniziale e lavoriamo tutte le catenelle che servono. Per la taglia 0-3 mesi lavoro 30 catenelle. Lavorate tutte le catenelle che ci servono, lavoriamo una catenella in più e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto e lavoriamo nel filo che c'è dietro le catenelle, questo verticale. Questa lavorazione deve essere una lavorazione molto morbida. Se vi sembra che i vostri punti bassissimi siano troppo tesi, provate a usare un uncinetto un po' più grande. E questo è il risultato dopo aver lavorato la prima riga di punti bassissimi. Questa è l'altezza totale del berrettino.
Da qui in poi tutte le righe sono uguali. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo punti bassissimi, un punto in ogni punto, lavorando solo nel filo dietro del punto. Attenzione che in questa lavorazione anche questa davanti sembra una catenella, ma il punto è un po' ruotato dietro ed è questo. Lavoriamo punti bassissimi prendendo solo il filo dietro del punto e in questa riga lavoriamo un punto in ogni punto fino a 2 punti dalla fine della riga. 26, 27, 28. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo il ritorno lavorando un punto in ogni punto. 27, 28. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo di nuovo una riga in cui lavoriamo un punto in ogni punto fino a 2 punti dalla fine della riga, cioè fino a 2 punti dalla fine di questa riga. Quindi lavoriamo ancora 2 punti in meno. 25, 26. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo il ritorno lavorando un punto in ogni punto. 6, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un'altra riga in cui lavoriamo un punto in ogni punto fino a 2 punti dalla fine della riga precedente, quindi lavoriamo altri 2 punti in meno. 23, 24, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo il ritorno lavorando un punto in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo ancora una riga in cui lavoriamo 2 punti in meno rispetto alla riga precedente. 22, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo il ritorno lavorando un punto in ogni punto. Fino a qui abbiamo lavorato righe accorciate diminuendo. Da qui in poi lavoriamo righe aumentando 2 punti ad ogni riga. Quindi adesso facciamo una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo un punto in ogni punto fino alla fine della riga precedente e poi vediamo come agganciarci nella riga qui sotto e lavorare gli altri 2 punti che ci mancano. Ventidue. Ed ora dobbiamo andare a lavorare qui sotto nei 2 punti che erano rimasti da lavorare di questa riga, ma se prendessimo direttamente il punto qui rimarrebbe un forellino, quindi prima di entrare nel punto corrispondente prendiamo questo filo che è in testa a questa riga di V. Vedete che con questa lavorazione si forma una lavorazione che ricorda il punto elastico a ferri, in cui abbiamo delle righe di V che simulano il dritto a ferri e delle righe che simulano il rovescio. La riga di dritto che c'è qui sotto ha un'ultima V e sopra la V c'è un filo. Questo è il filo che andiamo a prendere quando dobbiamo lavorare dei punti nelle righe precedenti. Quindi entriamo in questo filo e poi nel primo punto libero della riga qui sotto, lavorando sempre in costa dietro. Prendiamo il filo e lo portiamo fuori e lavoriamo un punto bassissimo e questo è un punto e poi lavoriamo anche l'ultimo punto che ci mancava. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo il ritorno lavorando un punto in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo altri 2 punti in più, quindi andiamo a raccogliere questi 2 punti
di questa riga precedente e in totale lavoriamo 26 punti per la taglia 0,3 mesi. 24 e come prima raccogliamo i successivi 2 punti liberi, ma prima dobbiamo collegare le righe e questa volta ne colleghiamo 2. Colleghiamo quella appena sotto dove abbiamo lavorato l'ultimo punto, prendendo sempre il filo che c'è qui in testa, e prendiamo anche quella in cui abbiamo lavorato nel giro precedente. E poi nel primo punto libero della riga qui sotto e lavoriamo il punto numero 25 e poi anche il punto 26. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo il ritorno. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo 28 punti. 2, 26 e il punto 27 e 28 li andiamo a lavorare qui sotto, ma prima dobbiamo collegare queste 2 righe come prima e quindi entriamo nel filo che c'è in testa alla riga, quello che è sopra all'ultima V. E poi nel primo punto libero, che è questo, e questo è il punto 27, e lavoriamo anche l'ultimo. 28. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo il ritorno. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo tutti i punti, quindi per la taglia 0,3 mesi lavoriamo 30 punti. 28. E raccogliamo anche gli ultimi 2 punti che mancano. E prima colleghiamo le righe come abbiamo imparato. 29, 30. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo il ritorno. Vedete che lavorando in questo modo si crea come un finto punto elastico a maglia con righe di dritto che sono rappresentate da queste righe con le V e righe di rovescio che sarebbero queste. Ogni riga di dritto, cioè ogni riga di V, sono 2 righe, un'andata e un ritorno. Quindi in questo caso abbiamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 righe. E questa è la sequenza di righe che lavoriamo per creare le diminuzioni nella parte alta del berretto. Quindi da qui in poi dobbiamo solo ripetere. Ripetiamo questa sequenza 3, 4, 5 volte a seconda del filato che stiamo usando e a seconda della grandezza che vogliamo per il berretto. Per esempio, per un berrettino per neonati la ripeterei 4 o 5 volte. Quindi quello che dobbiamo fare ora è considerare la lunghezza totale che lavoriamo per il berrettino e abbiamo detto che il berrettino per un neonato ha una circonferenza di circa 28 cm e vedere quanto abbiamo lavorato fino a qua. Quindi se misuriamo io ho circa 5 cm di lavorazione, ma 28 non è divisibile per 5, che è quello che ho ottenuto. Quindi devo decidere quante volte ripetere questa sequenza e nel mio caso per esempio la ripeto 4 volte e quindi facciamo 28, che è la circonferenza che vogliamo per questo berrettino, diviso 4 e fa 7. Per arrivare a 7 cm adesso continuiamo a lavorare andate e ritorni con tutti i punti. Quindi prima lavoriamo tutta questa sequenza di righe con le diminuzioni e poi gli aumenti e poi proseguiamo con righe con tutti i punti fino ad arrivare ad avere una lunghezza
che moltiplicata per 3, per 4, per 5 mi dia la circonferenza che voglio per il mio berretto. E questo è il berrettino finito. Abbiamo detto che insieme abbiamo lavorato questo e abbiamo 5 centimetri, che ci serve una circonferenza totale di 28 centimetri e vogliamo fare 1, 2, 3, 4 ripetizioni di diminuzioni e aumenti per la parte alta del berrettino. Quindi 28, che è la circonferenza totale, diviso 4, che sono le ripetizioni che lavoriamo, è uguale a 7. Io qui ho 5, devo continuare a lavorare righe con tutti i punti finché arrivo a 7 centimetri, e questo l'ho ottenuto lavorando in totale 8 righe da 30 punti. Quindi lavoriamo tutto quello che abbiamo lavorato insieme, poi lavoriamo tutte le righe da 30 punti che ci servono per arrivare a un tot di centimetri che poi moltiplicato per 3, 4 o 5 ci dia la circonferenza totale che ci serve per il berretto. Per esempio, per questo berretto che ho lavorato con lo stesso schema che abbiamo lavorato insieme, ma con un filato molto più grosso, ho lavorato solo 3 ripetizioni, 1, 2 e 3. 1, 2, 3. E tra una ripetizione e l'altra di righe accorciate, in questo caso ho lavorato solo 4 righe con tutti i punti, perché la ripetizione evidentemente mi dava una lunghezza che poteva poi essere moltiplicata per 3 per la circonferenza che mi serviva. In questo caso ho lavorato un berrettino per un bambino di 2 anni circa, ha una circonferenza di circa 42 centimetri e un'altezza di circa 24 centimetri. Quindi vedete che con questo schema possiamo lavorare berrettini di tutte le taglie usando filati molto diversi, perché questo è un filato da lavorare con il 4 che alla fine ho lavorato con un uncinetto da 5 mm, e questo è questo filato che vi ho mostrato in uno dei video sui filati, che è un filato che va usato con ferri o uncinetti da 8 mm e io ho usato un uncinetto da 9 mm. Lo schema è lo stesso, in questo caso ho lavorato 4 ripetizioni, ho fatto più righe intere, in questo caso 3 ripetizioni e solo 4 righe intere. Quindi con questo semplice schema possiamo fare berrettini per tutte le taglie, dai neonati fino ad arrivare agli adulti, e usando il filato che ci piace di più, dello spessore che preferiamo. Quindi supponiamo di voler fare il berretto per un adulto usando questo filato. Anziché aumentare il numero di righe in cui lavoro tutti i punti, aumentiamo le ripetizioni. In questo modo il berretto mantiene una forma un po' tonda nella parte alta e qui su non abbiamo troppi punti poi da cucire insieme. Riassumendo, quindi, per il mio berrettino per neonati, dopo le 2 righe da 30 punti che abbiamo lavorato insieme, ne ho lavorate altre 6 e da qui ripetiamo dalla prima riga accorciata. Quindi dopo le righe intere ricominciamo a lavorare un'andata e un ritorno da 28 punti, da 26, da 24, da 22 e poi riaumentiamo e poi lavoriamo 8 righe da 30 punti e ripetiamo così per 4 volte. Nell'ultima ripetizione ho lavorato solo 6 righe da 30 punti perché all'inizio abbiamo le catenelle iniziali e la prima riga da 30 punti che completa la ripetizione. Una volta che abbiamo lavorato tutte le righe che dovevamo lavorare, cuciamo il berrettino.
L'ultima riga che lavoriamo è sempre una riga di ritorno, quindi torniamo con l'uncinetto dalla parte in cui c'è il filo iniziale. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e appaiamo le catenelle iniziali sul davanti. E qui dobbiamo considerare che il berrettino avrà un risvolto, quindi nella prima parte lavoriamo così: prendiamo solo il filo interno della catenella iniziale, queste sono le catenelle iniziali che abbiamo lavorato all'inizio, prendiamo solo il filo interno e solo il filo interno anche del pezzo dietro e lavoriamo un punto bassissimo e ripetiamo il filo verso l'interno del pezzo davanti e il filo verso l'interno del pezzo dietro e lavoriamo così tutti i punti che pensiamo che serviranno per il risvolto e anche qualcuno in più. Tutto il resto della cucitura la facciamo diversamente: prendiamo tutta la catenella iniziale e dietro lavoriamo come abbiamo lavorato per tutto il berrettino, prendendo solo il filo dietro, tutta la catenella del pezzo davanti e solo il filo dietro del pezzo dietro e completiamo la cucitura. E una volta cucito tutto il berrettino tagliamo il filo un po' lungo lo infiliamo in un ago da lana. Se non avete un ago senza punta, usate un ago normale dalla parte della cruna. Qui siamo sul rovescio del lavoro, facciamo un nodino e rovesciamo il lavoro sul dritto. Ed ora chiudiamo il forellino che è rimasto entrando in testa a tutte le righe di V. Prendiamo il filo che c'è in testa e anche l'altro grande. E una volta che abbiamo passato il filo per tutti i punti, tiriamo e passiamo di nuovo per tutti i punti. E tiriamo meglio. E una volta che abbiamo chiuso bene, facciamo passare l'ago all'interno, annodiamo sul rovescio e nascondiamo il filo attraverso i punti. E questo è il rovescio del lavoro. Adesso raddrizziamo il berrettino e nel nascondere il filo iniziale consideriamo che il risvolto poi sarà dritto da questa parte, quindi il filo lo nascondiamo qui dietro. E questo è il risultato sul dritto. La cucitura è questa, quindi è completamente invisibile, e nella parte del risvolto
Una volta che giriamo, questo è il risultato, che è praticamente perfetto. E questo è il risultato, un berrettino morbidissimo, elastico. Quindi questi berrettini, se siete incerti se farli 1 centimetro più lunghi o più corti, fateli più lunghi. In questo modo, quando il bambino cresce, la circonferenza si allarga, il berrettino si accorcia un po', ma gli va ancora bene. E questi berrettini li possiamo abbinare alle scarpette di cui vi ho fatto il tutorial la settimana scorsa. Io spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, che rifacciate questi berretti per neonati, per bambini, ma anche per adulti, perché come abbiamo visto è un berretto che si può lavorare in qualunque taglia. Aspetto di sapere cosa ne pensate, aspetto di leggere i vostri commenti. Se vi è piaciuto il tutorial non dimenticate di regalarmi il vostro like. Per me tutte le interazioni che fate con il video, quindi i messaggi, i like, sono un grandissimo aiuto e vi ringrazio moltissimo per il vostro appoggio che mi date sempre. Quindi grazie, noi ci vediamo nel prossimo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!